Ciao a tutti cari amici miei e benvenuti in questo nuovo video. Oggi puntata leggermente più corta perché sto preparando la recensione della Constructor 35 mm Lomography e so già che mi prenderà un sacco di tempo per fare il montaggio. Oggi facciamo un confronto che non ha alcun senso di esistere tra una stampante e una macchina fotografica targate Fujifilm. Lo so, non ha alcun senso fare questo confronto, anche perché le immagini che vengono stampate sulla Link Wide possono essere fatte con i dispositivi più disparati, come smartphone, reflex o altre macchine fotografiche, mentre la Wide 300 quelle caratteristiche fotografiche non sono poi granché proprio perché è una macchina fotografica istantanea. Tuttavia il supporto è lo stesso, infatti tutte e due usano le pellicole Instax Wide e quindi ho voluto provare a fare 5 scatti, 5 con la Wide 300 e 5 col mio Huawei P10 Lite, poi stampate direttamente sulla Link Wide. Ovviamente questa non sarà una vera e propria recensione proprio perché ho già parlato abbondantemente di tutti e due i dispositivi di casa Fujifilm. La recensione della Wide 300 la recuperate qui, quella della stampante Link Wide la trovate qui. Ovviamente vi lascio anche i link in descrizione. Io vi metterò le foto l'una a fianco all'altra, ma solamente alla fine del video vi dirò chi ha scattato che cosa. Oggi, dopo i discorsi dell'altra settimana, ho pensato di farvi vedere le fotografie attraverso la Canon che ho qua sopra. Quindi non farò nessuna foto delle istantanee, non farò nessun taglio, nessuna color correction, nessuna conversione. Cercherò di renderle il più naturale possibile. Subiranno solamente la codifica H264 di Premiere e poi la rielaborazione per caricare il video su YouTube. Ma basta parlare, andiamo a vedere gli scatti. Questa è la prima foto che ho scattato, ho cercato di dare lo stesso taglio sia col telefono che con la macchina fotografica per cercare di renderle il più simili possibili. Voi riuscite a riconoscere quale delle due è fatta con la stampante e quale due con la macchina fotografica? Questa è una seconda foto, una lampada che c'è nel mio giardino, una delle due foto è più scura, l'altra più chiara e nitida. Avete ancora tempo per decidere. Ecco un'altra foto molto simile, fatta allo stesso fiore, riuscite a capire la differenza? Altro scatto fatto a una pianta, avete un po' di tempo per decidere quale delle due è stata fatta dalla 300 e quale è stata stampata dalla Link Wide. Foto dell'ombrellone del mio giardino distrutto da una tromba d'aria che c'è stata più o meno un mese fa. Riuscite a distinguere quale delle due è stata fatta dalla Instax 300? Prima di dirvi i risultati vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e vi chiedo di attivare la campanellina per essere sempre aggiornati sulle nuove uscite del canale. Tra l'altro è gratis, quindi iscrivetevi. Allora, voi avete capito quali foto sono state scattate dalla 300 e quali dalla Link Wide? Ve le faccio subito rivedere con sotto un po' di musichetta. Allora, avevate indovinato o no? Ovviamente, come avevo detto all'inizio, i risultati erano abbastanza scontati. Infatti da subito si nota che le fotografie scattate con lo smartphone e poi stampate con la Link Wide sono decisamente più nitide rispetto a quelle fatte con la Instax Wide 300. Quindi se parliamo in termini di luminosità e nitidezza, la Link Wide vince a mani basse. Le conclusioni ovviamente le faccio trarre a voi, però come vi avevo detto un paio di settimane fa, io preferisco nettamente scattare rispetto a stampare, proprio perché rimane viva quella scoperta, quell'immediatezza che regala una macchina fotografica istantanea. Tuttavia sembra che i risultati siano migliori con la stampante, quindi vi chiedo, conta di più il risultato o l'esperienza? Voi che cosa ne pensate? Scrivetemelo qua sotto nei commenti. Anche per oggi abbiamo finito, noi ci vediamo la settimana prossima con la prima parte della recensione sulla Constructor 35 mm di casa Lomography. Quindi non perdetevelo, fate modino e noi ci vediamo domenica prossima sempre qui sul Prova Cose. Ciao!